1949. La lunga guerra civile cinese è finita. Sulle piazze di Pechino sventolano le bandiere rosse di Mao Zedong e l'aria è carica di rivoluzione. Ma per migliaia di uomini questo nuovo ordine è una sentenza di morte. Dalle coste del Guangdong e del Fujian, un fiume di persone cercano una via di fuga. Sono profughi, uomini d'affari, nazionalisti sconfitti. Ma in mezzo a loro ci sono anche uomini che portano sulla pelle i segni di un passato antico. Sono gli affiliati delle società segrete, le triadi. Per il nuovo regime comunista, loro sono parassiti di una società feudale corrotta. La loro rete di potere, i loro rituali, le loro attività criminali non hanno posto nella nuova Cina. E così fuggono. La loro destinazione è un piccolo avamposto dell'impero britannico. È l'isola di Hong Kong. Ma per capire chi sono veramente questi uomini in fuga, bisogna tornare indietro nei secoli, fino al mito dei 5 monaci guerrieri. Tutto ha inizio nel XVIII secolo, con la distruzione del monastero di Fujian, voluto dall'imperatore Qianlong. I 5 monaci, maestri nelle arti marziali, sono gli unici a sopravvivere a quel massacro, e sono loro a fondare diverse sette segrete per resistere al potere imperiale. Queste società sono accomunate da un simbolo potente, un triangolo, che rappresenta l'unione mistica di cielo, terra e uomo. Il nome Triadi, però, non lo scelgono loro. Come accade per le altre mafie, è un'etichetta che viene dall'esterno. In questo caso sono i governatori inglesi di Hong Kong, che decenni più tardi li chiamano così, a causa di quel simbolo triangolare che ricorre ossessivamente nei loro rituali. Ma accanto al mito esiste una realtà storica più diretta. Queste società nascono nel XVII secolo nella Cina feudale. Inizialmente funzionano come associazioni di mutuo soccorso e in un impero vasto dove la povertà è la norma, loro offrono protezione e opportunità di lavoro ai propri membri. Con il tempo però la protezione si trasforma in racket della protezione e l'assistenza diventa controllo. Quelle società segrete iniziano a dedicarsi ad attività più redditizie, rapine organizzate, pirateria, contrabbando di sale e soprattutto di oppio. Ma tornando a quell'esodo forzato del 49, la fuga dalla Cina continentale disperde quei clan in tutta l'Asia. Ma come abbiamo detto prima, il loro nuovo regno e centro nevralgico è Hong Kong e sotto la bandiera britannica la città colonia si trasforma nel cuore pulsante della mafia cinese. In meno di 30 anni la corruzione di Hong Kong è una piaga che infetta l'intera gerarchia delle forze dell'ordine. Se ne accorge presto un giovane poliziotto inglese, Martin Kubrick, spedito nella colonia direttamente da Londra. E quello che Kubrick scopre è che la corruzione non è un'eccezione, ma è la regola, e lui stesso lo spiega così. La polizia di Hong Kong è istituzionalmente corrotta. Numerosi ufficiali, a ogni livello, accettano bustarelle dai criminali e dai membri delle triadi. Il metodo è subdolo, perché nessuno offre una mazzetta in modo diretto. Prima coltivano la tua amicizia, poi, gradualmente, ti offrono vantaggi e incentivi. Si inizia con i piccoli regali, fino a quando non ti trasformi nel debitore di qualcuno. Ma l'alleanza tra le triadi e il potere non si ferma alle stazioni di polizia. Si spinge molto più in alto, fino ad arrivare al Partito Comunista Cinese, il regime che, sulla carta, li aveva banditi e costretti alla fuga. Un episodio emblematico è quello dell'imprenditore Charles Seung. Lui non è un uomo d'affari qualunque, perché la sua famiglia è la fondatrice della San'Yong, una delle triadi più potenti e temute. E quando decide di aprire il primo nightclub della Cina comunista, l'inaugurazione è un evento mondano. A tagliare il nastro c'è il ministro dell'interno in persona, Tao Ziyu. La sua presenza è un sigillo d'approvazione, una legittimazione del potere mafioso ai massimi livelli dello Stato. Alla fine della cerimonia, incalzato dai giornalisti, il ministro risponde: alcuni li vedano come delle triadi o delle società segrete. Io ritengo invece che siano patriottici. Ho contatti con loro, è vero. Questo legame a doppio filo si cementa proprio durante le crisi e quando il paese è ancora scosso dalla rivolta di piazza Tiananmen, il Partito Comunista deve già affrontare l'imminente ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Molti cittadini dell'ex protettorato britannico non vogliono far parte di quella Cina e le manifestazioni di dissenso sono all'ordine del giorno. Il partito vuole assicurarsi che le triadi restino neutrali, ma ottiene molto di più. Gli affiliati vengono impiegati come il braccio violento e non ufficiale del regime. Sono loro a picchiare i manifestanti e a stroncare il dissenso con la forza. L'abbraccio tra potere e mafia diventa così stretto che quando Hong Kong torna alla Cina, la presidenza del Parlamento locale viene affidata alla figlia di un ex luogotenente delle triadi. Arrivati a questo punto della storia, è importante analizzare il profilo organizzativo delle triadi, perché sono l'esatto opposto di quella che è la rigida gerarchia di mafie nostrane, come Cosa Nostra. Infatti qui non esiste una cupola, non c'è una commissione che si riunisce per decidere delle strategie comuni. Questo perché una simile struttura sarebbe stata impossibile considerata la vastità della Cina antica.
La loro forza in realtà risiede in un modello diverso, in una rete di cellule autonome. Ogni membro o gruppo gestisce le proprie attività in piena libertà, stringendo alleanze temporanee su base locale e delegando alcuni affari ad altri gruppi. Questa flessibilità è la chiave del loro successo. Il trasferimento di fondi, la raccolta di informazioni, il reclutamento di nuovi affiliati. Tutto è gestito su sistemi decentrati. Il primo è il guanxi, un concetto fondamentale nella cultura cinese, la rete delle conoscenze, delle relazioni personali, dei favori reciproci. È un capitale sociale che apre porte e risolve problemi. Il secondo è la Wala, un sistema di comunicazione basato su segnali non scritti, gesti, timbri su pezzi di carta, codici cifrati. È un linguaggio segreto che serve per ordinare un'esecuzione, trasferire valuta, pagare una partita di droga. E se la grande struttura risulta fluida e decentrata, la microstruttura di ogni singola triade è invece rigidamente codificata. Al vertice c'è lo Shanshu, il signore della montagna, il capo supremo, identificato dal numero 489. Il suo vice è il Fu Shanshu, che spesso ricopre anche il ruolo di maestro incensiere, ed è il numero 438. Poi c'è il tesoriere, lo Sharshu, e il Bak Se-sin, il ventaglio di carta bianca, il consigliere. Invece l'uomo di forza, colui a cui rispondono i gruppi di fuoco, è l'Un Quan, il palo rosso, contraddistinto dal numero 426. Alla base poi ci sono i soldati, gli stessi che si inginocchiano durante il rito d'affilazione. Sono i Sei Kaozai, il numero 49. Tutte queste figure vanno poi a creare le numerose cosche che fanno parte della triade cinese. Una delle più importanti è la già citata Sanyon, che significa nuova virtù e pace. Con oltre 50.000 membri è considerata da molti la mafia più potente al mondo. La sua base operativa è Hong Kong, ma i suoi collegamenti si estendono fino agli Stati Uniti e al Canada. Di dimensioni simili è la 14K, chiamata così perché il suo primo quartier generale si trovava al numero 14 di Po Wan Road, a Canton. Anche lei ha il suo cuore centrale a Hong Kong, ma la sua presenza nel mondo è capillare. E poi ci sono la Wo Chi Tao, una federazione di gruppi che agisce nelle Chinatown di tutto il globo, e la United Bamboo, nata a Taiwan in un villaggio famoso per le sue piantagioni di bambù. Ma dopo aver visto la composizione, i collegamenti numerologici, le ritualità, è importante capire come l'iniziazione in una delle mafie più intrise di simboli, riti e mistero sia fondamentale. Il passaggio da uomo comune a membro di una triade è una trasformazione, una morte e una rinascita sancite da una cerimonia solenne e brutale. Si svolge quasi sempre in un luogo segreto, una stanza chiamata la Loggia, che simboleggia la mitica città dei Salici, la capitale ancestrale delle società segrete. Lì, di fronte ai vertici del gruppo, i nuovi soldati si preparano a giurare fedeltà assoluta. A dare il via è il maestro d'incenso, che con un piccolo ago punge il dito di ogni partecipante e lascia che le gocce di sangue fuoriescano e cadano in una coppa. A quel sangue viene aggiunto del vino. Da quella coppa tutti i presenti berranno, suggellando un legame indissolubile, una fratellanza destinata a durare per l'eternità. Solo così, attraverso questo patto di sangue, si diventa un numero 49, un soldato. Il fulcro del rito è una morte simbolica, seguita da una rinascita, con il passaggio attraverso un arco di spade che porta il candidato in una nuova vita. L'affiliato pronuncia 36 promesse. Sono le regole della triade, un codice di comportamento che impone segretezza assoluta, l'obbligo di prestare soccorso ai fratelli in pericolo e il rispetto dei valori tradizionali. Per chi trasgredisce è prevista una vasta gamma di punizioni, dalle sanzioni corporali fino alla pena capitale. Negli ultimi anni però qualcosa sta cambiando. I riti solenni di un tempo, con giuramenti, simboli di fratellanza, stanno progressivamente sparendo. La segretezza e la tradizione cedono il passo alla praticità ed oggi il reclutamento avviene sempre più spesso attraverso canali digitali, chat criptate e social network. E i giovani attratti da facili guadagni vengono contattati e coinvolti in attività illegali, senza passare più per le antiche cerimonie di iniziazione. Il risultato è un'organizzazione più fluida, opportunistica, sicuramente meno rituale e dove la fedeltà si misura sempre più in termini economici e sempre meno in valori rituali. E per capire quali siano questi guadagni, bisogna abbandonare gli schemi conosciuti, perché a differenza delle altre mafie, quella cinese non ha limiti, non ha un settore di specializzazione, sceglie su quali affari puntare a seconda della convenienza del momento. Il loro catalogo criminale è sterminato: traffico di droga, di armi, esseri umani, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo legale e illegale, racket, usura, rapimenti a scopo estorsivo. Ma il denaro sporco, una volta fatto, va sempre ripulito. Una parte enorme dei loro capitali viene reinvestita in un'attività universale, la ristorazione. E lo schema è sempre lo stesso. Coppie di cinesi prendono contatti con titolari di ristoranti in difficoltà finanziaria, gli fanno un'offerta che è sempre superiore al valore reale dell'immobile e puntualmente i ristoratori finiscono nelle loro mani, trasformati in lavatrici di denaro sporco.
Ma la ristorazione non è l'unica via. I soldi della mafia si nascondono dietro insospettabili negozi, centri commerciali o dentro associazioni culturali. C'è un business però che più di ogni altro rivela la loro spietatezza: il traffico di esseri umani. Questa è una tratta moderna, ma con gli stessi meccanismi antichi della schiavitù. Solo che questa volta non ci sono le catene, ma ci sono i debiti, le promesse, le illusioni. Le triadi si muovono tra i loro connazionali più poveri, gli parlano di un futuro migliore, un lavoro, una casa, ma è una trappola. Ogni connazionale che accetta l'offerta riceve un prestito per pagarsi il viaggio, un prestito che in realtà è una condanna, perché quel debito non si estingue mai e quando si arriva a destinazione i passaporti vengono sequestrati e da quel momento non sono più persone, ma sono merce. E strettamente legata a questa tratta c'è anche quella della prostituzione, anche se qui le triadi seguono una strategia diversa e più silenziosa. Infatti l'attività è invisibile, nascosta dietro la facciata di regolari centri massaggi, retri bottega di negozi o appartamenti privati. Le vittime sono ragazze provenienti da famiglie indigenti e invogliate a partire con la speranza di trovare un lavoro, un marito. E anche loro devono ripagare quel debito di viaggio, consegnando metà dei loro guadagni al protettore. Ma il punto più potente che differenzia le triadi cinesi da tutte le altre mafie è l'espansione globale che non avviene con eserciti in marcia, ma è un'invasione silenziosa, che segue un modello collaudato e replicato in ogni angolo del mondo, con la creazione e il supporto delle famose Chinatown. Queste enclavi, composte per la stragrande maggioranza da persone oneste e lavoratrici, diventano involontariamente la loro fortezza. I criminali impongono il controllo e le prime vittime di questo dominio sono proprio i loro stessi connazionali. Infatti, come analizzato dai servizi segreti italiani, lo stereotipo, diffuso in tutto l'Occidente, della comunità cinese operosa e pacifica diventano di fatto la loro prima e più efficace barriera difensiva. E quello schema si ripete, identico, sempre uguale in tutto il mondo. Ad esempio in Inghilterra, nel quartiere londinese di Soho, Scotland Yard scopre che dietro i sorrisi dei ristoratori e i banconi dei supermercati si nasconde una guerra spietata tra gang per il controllo della zona e degli affari. E oltreoceano la situazione è ancora più grave. A cavallo tra gli anni 90 e 2000, la città di Vancouver, in Canada, si trasforma in un'indiscussa roccaforte dei clan asiatici. Gary Clement, un poliziotto canadese che lavora all'ambasciata di Hong Kong, lancia un allarme disperato. Nota che un numero impressionante di visti d'ingresso nel suo paese viene concesso a molti esponenti delle triadi e scrive un rapporto dettagliato per il suo governo. Se il Canada non interverrà, Vancouver prenderà il posto di Hong Kong come capitale mondiale del crimine organizzato cinese. Ma la sua denuncia cade nel vuoto, viene ignorato. E anni dopo racconterà con amarezza: abbiamo chiuso gli occhi e permesso alle triadi di entrare in Canada. Ma l'invasione della mafia cinese prosegue e non risparmia nessun continente. In Sudafrica, dove da decenni risiede un'importante comunità cinese, l'infiltrazione è lenta ma inesorabile. Per molto tempo la polizia locale persegue solo i singoli reati, senza accorgersi che dietro a un giro di bische clandestine o al contrabbando di prodotti esotici si muove una struttura criminale enorme. Quando le autorità si rendono conto della minaccia è ormai troppo tardi. Le triadi controllano già l'immigrazione clandestina, il traffico di droga e il commercio illegale di prodotti ricavati da animali in via d'estinzione, come le corna di rinoceronte e soprattutto la balone. Per le forze dell'ordine occidentali, indagare su di loro risulta un incubo. Le triadi si muovono nell'ombra, evitano accuratamente i riflettori. C'è solo un'eccezione a questa regola, un unico palcoscenico dove amano mostrarsi anche se in modo indiretto: il cinema. Attraverso le produzioni cinematografiche, soprattutto a Hong Kong, organizzazioni come la Sanyong non solo riciclano capitali sporchi, ma costruiscono una narrazione, un'epica che trasforma gangster spietati in uomini d'onore. La storia di Wang Guokui, un boss della 14K di Macao, conosciuto da tutti come Dente Rotto, è emblematica. Lui decide di lanciarsi nel mondo del cinema come produttore, finanziando un film dal titolo Casino. Ma questo non è un film qualsiasi, è la sua biografia, un'opera autocelebrativa che lo dipinge come un uomo potente e quasi invincibile. Durante le riprese, le autorità gli negano il permesso di girare sul ponte che collega Macao a Hong Kong, ma Dente Rotto non si perde d'animo. Per dimostrare chi comanda, fa bloccare l'accesso al ponte da suoi uomini armati e gira le scene che gli servono. Il boss però non gode tanto del risultato dei suoi sforzi, perché la polizia l'arresta il giorno prima dell'uscita del film. E per rappresaglia, i suoi uomini scatenano un'ondata di terrore, compiendo quasi 100 attentati dinamitardi in tutta la città. Ma il vero boomerang è la pellicola stessa, poi il film, nato per esaltare la sua fama, diventa la sua condanna. Per i giudici, quelle celebrazioni del suo potere criminale sono la prova inequivocabile della sua appartenenza alle triadi. E Dente Rotto così viene condannato a 15 anni di carcere. Ma quando il mondo del cinema decide di non piegarsi al volere delle triadi, è lì il momento in cui si paga un prezzo altissimo. L'attore Su Wenming lo racconta in un'intervista. Se un mafioso arriva e ti dice «domani reciti per me», non puoi rifiutare, altrimenti tira fuori la pistola.
Alcuni neanche ti pagano quando il film è finito, ma che puoi farci? Sono loro che ti uccidono, non il contrario. Una sorte peggiore è capitata ad una famosa attrice che si era rifiutata di partecipare ad un loro film. Carina Lau viene rapita dalla mafia cinese e viene fotografata nuda. Quelle immagini umilianti faranno poi il giro del paese. Ma la stessa ferocia, per chi non si piega, è riservata anche ai giornalisti, soprattutto quelli più coraggiosi, che osano scrivere i loro nomi e raccontare i loro affari. Wen Zong, responsabile di un periodico nel sud della Cina, pubblica un duro articolo sulla San Yon. Pochi giorni dopo, 2 gangster fanno irruzione in casa sua, ma non lo uccidono, fanno qualcosa di brutale e simbolico. Gli mozzano l'indice e il pollice della mano destra, le dita che servono per tenere la penna per scrivere. Ma arrivati ai giorni nostri, la metamorfosi delle triadi è sempre più veloce, perché non sono più solo società segrete nate dal mito dei monaci guerrieri, sono un fenomeno criminale globale, profondamente integrato nell'economia mondiale. Continuano a mantenere uno stretto e ambiguo legame con la madrepatria e agiscono in modo patriottico, come li aveva definiti già al tempo il ministro Tao Xiu, ed evitano di opporsi apertamente al regime di Pechino e all'occorrenza rendono preziosi aiuti nell'ombra. E mentre la tecnologia evolve, anche loro si modernizzano. L'Interpol lancia un nuovo allarme, segnalando l'emergere di nuove forme di criminalità organizzata gestite dai clan cinesi, truffe piramidali online, frodi nelle telecomunicazioni, criminalità informatica. E le massicce retate annunciate con enfasi dal governo cinese si rivelano sempre più spesso operazioni di facciata. Dietro le sbarre finiscono solo le seconde e le terze file, dei soldati facilmente rimpiazzabili e reclutati tra i disperati in cerca di riscatto sociale, mentre i capi, i veri boss, raramente pagano e spesso al posto loro a prendersi la colpa e gli anni di carcere sono i sottoposti, ricompensati con uno stipendio mensile per ogni mese passato in detenzione.